Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare la parigina. Ho realizzato anche la sigaretta qui, quelle lunghe che si usavano una volta, e ho aggiunto anche una stola di piume, ma potete farlo anche con uncinetto come preferite. Potete arricchire anche la base di sotto con più ricci, come spiegherò più avanti. Potete fare anche lo strascico dietro. E potete poi abbellirla come più vi piace. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la testa e il corpo della mia parigina vado a utilizzare il filato color carne e faccio un anello magico di 6 maglie. Stringo l'anello e poi vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie faccio un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie faccio un aumento e saranno 30 maglie basse. Facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Lavoriamo le 28 maglie per altri 5 giri. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Riempiamo bene con la vatta sintetica e facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Lavoriamo le 10 maglie per altri 4 giri. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Andiamo a lavorare per altri 2 giri 42 maglie basse. Ora dobbiamo andare a creare lo spazio per le maniche e dobbiamo fare in questo modo. Dobbiamo lavorare 18 maglie, però le dobbiamo dividere. Siccome qua ci troviamo al centro, lavoriamo prima 9 maglie basse. Una l'ho già lavorata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ora vado a lavorare 3 catenelle, 1, 2 e 3, e salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, entro qui e lavoro. Questa volta vado a lavorare 18 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 maglie. E ora, come abbiamo fatto per l'altro braccio, l'altra manica, dobbiamo fare la stessa cosa. Andiamo a lavorare 3 catenelle, 1, 2 e 3, saltiamo 3, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, andiamo qui e lavoriamo le ultime restanti 9 maglie basse, 1, 2, 3. Ora dobbiamo andare a lavorare normalmente solo su tutte le maglie
lasciando queste maglie qui dobbiamo lavorare solo su queste delle catenelle e andiamo a fare tutto il giro. Facciamo tutto il giro lavorando anche sulle catenelle, saranno di nuovo 42 maglie e facciamo altro giro di 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ora lavoriamo 17 maglie e poi facciamo 2 diminuzioni e poi lavoriamo le restanti 17 maglie, in totale saranno poi 34 maglie lavorate. E così come ho detto ho lavorato le 17 maglie e ora vado a fare 2 diminuzioni, però le faccio in questo modo: 1 e 2, salto 2 maglie e vado a continuare il lavoro qui e vado a lavorare le restanti 17 maglie qui. Ora andiamo a sostituire il filato, lo potete scegliere di qualsiasi colore, io lo vado a fare il rosso e vado a lavorare 16 maglie e così come abbiamo fatto prima andiamo a fare 2 diminuzioni al centro qui e poi lavoriamo le restanti 16 maglie, in totale saranno 32 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Volendo possiamo iniziare a riempire con l'ovatta sintetica. All'interno della bambola possiamo mettere un lungo stecco di legno oppure del filo di ferro per sostenere tutta la bambola, perché avendo il cappello poi largo potrebbe non reggere, quindi conviene metterci una struttura che sia o di legno o di filo di ferro. Vedete un po' voi come vi trovate più comodi. Io andrò a mettere uno stecchino di questi grandi, lunghi e un pochino più doppi in modo da tenere in piedi la struttura. Poi potete aggiungere anche nel filo di ferro quello che preferite. Facciamo un altro giro di 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 20 maglie basse. Inserite poi uno stecchino in modo da dare bene la forma e date un po' la forma al viso. Dovete tirare un po' il mento sotto con la coda dell'uncinetto e aiutate a distribuire bene l'ovatta sintetica all'interno. Inseriamo anche le spalle qui, tiriamo un po' leggermente dove abbiamo creato lo spazio per le maniche qui delle braccia, così, e andiamo a riempire bene. Andiamo a riempire piano piano con l'ovatta sintetica un po' alla volta in modo da riempire bene tutte le parti. Inseriamo un po' di ovatta sintetica e diamo un po' la forma. Questa è un po' la difficoltà di questo lavoro, è quello di andare a riempire per bene ogni spazio, creando così la forma alla nostra bambola. Dobbiamo inserire bene sia nelle spalle che qui nella parte del seno. Andiamo a dare un po' la forma con la coda dell'uncinetto, creiamo questo spazio e riempiamo bene qui. Volendo possiamo inserire anche dalla parte delle maniche qui l'ovatta sintetica. Andiamo sempre un po' per volta, magari aiutate anche con una pinzetta, andate a spingerla all'interno e create così la vostra figura. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri 18 maglie basse. Per questo giro dobbiamo fare 6 aumenti solo nelle prime 6 maglie consecutive e poi saranno 24 maglie lavorate. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le 42 maglie per altri 4 giri. Ora ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 30 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Facciamo un altro giro di 28 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Facciamo un altro giro di 26 maglie basse.
Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie e poi riempiamo ancora con l'ovatta sintetica, sempre piano piano fino a riempire tutto. Il mio consiglio per lavorare bene, fate in questo modo: ogni qualvolta che inserite l'ovatta sintetica mettete sempre lo stecchino, poi per facilitarvi lo togliete e poi comunque con la punta dovete andare a girarlo in questo modo ed inserirlo piano piano all'interno, così non avrete il problema di lavorare con il ferro o con lo stecchino davanti. Poi vedete voi come trovate la soluzione migliore per voi, ognuno poi ha il suo metodo e dovete comunque andare a riempire la parte cercando sempre di lasciare lo spazio per inserire poi o il filo di ferro o lo stecchino. È importante andare a distribuire bene l'ovatta sintetica all'interno, quindi aiutatevi sempre con la coda dell'uncinetto a distribuire bene la parte di dietro qui del sedere. Dobbiamo andare ad aggiungere un po' di più di ovatta sintetica, quindi con l'uncinetto vi spingete lì dove abbiamo fatto le maglie aumenti, i 6 aumenti, dobbiamo cercare di inserire l'ovatta in questo punto cercando di dare un po' la forma dietro, e così anche nei laterali cerchiamo di fare le curve dei fianchi spingendo l'ovatta dove ci interessa. Man mano che riempite cercate di dare sempre un po' la forma in questo modo, la parte qui superiore di dietro andate a riempire un po', mentre la parte davanti verrà un pochino più piatta, e così anche la parte di sotto. Dovete cercare di modellare con l'ovatta sintetica man mano che andate a riempire. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro saranno 22 maglie basse. Facciamo un altro giro di 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro saranno 20 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 15 giri. Ora facciamo un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 34 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo un aumento e saranno 66 maglie basse. Ora continuiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica tutto fino alla fine e poi andremo a fare il riccio sotto con delle maglie alte. Ora inseriamo bene il nostro bastoncino al nostro filo di ferro. Volendo il filo di ferro lo potete anche rivestire con lo scotch di carta e inserirlo all'interno. Alla base di sotto potete anche realizzare la base di un cerchio e andarla ad applicare con un cartoncino, poi come vi farò vedere. È importante dare la forma alla figura, quindi con le mani andate a modellare, ad inserire l'ovatta al punto giusto, stringete nella vita e poi date un po' la forma al sedere e alle gambe. Man mano cercate di distribuire bene l'ovatta sintetica all'interno, e anche con l'uncinetto vi potete andare ad aiutare a distribuire bene all'interno delle gambe l'ovatta. Per la parte qui del seno poi andremo a chiudere un po' con ago e filo questa parte, andremo a stringere come vi farò vedere. Per ora lasciatela così, andate a riempire bene ogni zona, cercate di dare un po' la forma con l'uncinetto verso il centro, e questa è la parte del vestito. Ora andiamo a rifinire la parte di sotto realizzando
un aumento in ogni maglia delle maglie sottostanti, in modo da creare così delle maglie alte, e possiamo andare a realizzare 3 maglie alte nella stessa maglia, oppure possiamo fare solo 2, quindi facciamo soltanto un aumento in ogni maglia. E così come ho detto, entro in ogni maglia e la lavoro in costa, vado a fare 2 maglie alte nella stessa maglia e poi proseguo nell'altra maglia, vado a fare la stessa cosa, le lavoro in costa davanti, così prendendo la maglia solo dalla parte davanti, e vado a fare i miei aumenti a maglie alte. Volendo, se lo volete più ricco, possiamo fare anche 3 maglie nella stessa maglia, come preferite. Ne possiamo fare anche 3, anziché farne solo 2, ne facciamo 3 nella stessa maglia. Andiamo più avanti e ripetiamo l'operazione. Possiamo saltare anche una maglia, come preferite, possiamo anche saltare una maglia di base, andiamo nella prossima e lavoriamo 3 maglie alte. Questa decorazione finale la potete fare come più vi piace. E lavoro sempre in costa davanti per tutto il giro. Terminato il giro ci possiamo chiudere nella prima delle 3 catenelle e andiamo a chiudere così. Per realizzare la base di sotto dobbiamo fare un anello magico di 6 maglie e andiamo a lavorare gli aumenti normalmente come facciamo con l'amirigrumi, e andiamo a fare, per realizzare la base di sotto, per chiudere il vestito, ho fatto l'anello magico di 6 maglie, ho proseguito con gli aumenti fino ad arrivare a 66 maglie con gli aumenti. Fatta questa base di sotto possiamo poi andarla a chiudere, però prima di andare a chiudere il vestito facciamo in questo modo: andiamo a riprendere le balze che abbiamo fatto dall'altra parte del vestito, queste di sotto qui. Possiamo farle magari più ricce rendendole una più vicina all'altra. Questo è facoltativo, potete gestire questa lavorazione come più vi piace, potete fare la base del vestito come più vi piace. Io vi faccio vedere questa, poi decidete voi, mettete un po' di fantasia e vedete come potete andare ad abbellire il vestito sotto. Potete mettere anche semplicemente delle piume alla base del vestito e verrà molto vaporoso. Poi potete fare soltanto delle catenelle, tornare con delle maglie bassissime e fare tanti riccioli, in modo che sembra molto vaporoso. Questo poi lo decidete voi e lo andate a abbellire come più vi piace. Io faccio questo in maniera molto semplice, così chi lo vuole fare semplice lo può fare semplice, chi invece vuole perdere ancora più tempo e farlo ancora più elaborato lo può fare tranquillamente. Quindi vado ora a lavorare la base di sotto qui facendo 4 maglie alte, così nella stessa maglia come abbiamo fatto lì, solo che qui ne facciamo 4 sempre lavorandole in costa davanti. Fatte le 4 maglie, salto sempre una maglia, poi potete farla anche ravvicinate come più vi piace, se volete ancora più vaporoso, e io invece vado a saltare una maglia, vado a fare 4 maglie alte nella prossima maglia qui, e faccio questa lavorazione per tutto il giro delle 66 maglie e lavoro in costa davanti. 4, prendo di nuovo il filo, salto una maglia e vado così e proseguo così per tutto il giro. Terminato il giro ci andiamo ad agganciare qui nelle prime delle catenelle e poi andiamo al centro di queste 4 e andiamo a lavorare stessa cosa, andiamo a fare 1 2 3 catenelle, sostituiamo la prima maglia, poi facciamo la seconda maglia, la terza e la quarta maglia dello stesso punto. Poi entriamo nell'archetto qui e andiamo a fare di nuovo 4 maglie alte nello stesso punto e proseguiamo così per tutto il giro. Andiamo a fare 4 maglie al centro delle
3 maglie alte e l'altra nell'archetto, così. Andiamo al centro qui e facciamo di nuovo 4 maglie alte nello stesso punto e proseguiamo così per tutto il giro. Terminato anche questo giro, possiamo fare un giro con il filato nero in modo da richiamare poi i guanti della bambola, e dobbiamo andare a fare poi un giro, possiamo farlo anche a mezze maglie. Questo è facoltativo, decidete voi come volete andare a rifinire il contorno, potete farlo anche bianco o un altro colore come più vi piace. Io lo vado a fare a mezze maglie tutte intorno, vado a fare un giro di mezze maglie tutto intorno. Stessa cosa possiamo fare anche per la parte di sotto del vestito, proprio la parte finale. Possiamo fare anche un altro giro come abbiamo fatto qui, di maglie alte. Decidete voi, potete fare anche più giri di maglie alte se lo volete ancora più vaporoso. Se volete farne una coda potete andare a fare solo sulla parte di dietro, fare uno strascico, potete fare anche gli aumenti solo dalla parte di dietro in modo da far venire lo strascico dietro il vestito. Se invece volete fare delle decorazioni un po' più particolari, potete fare anche delle catenelle 1 2 3 4 e 5 e poi delle maglie basse o delle maglie bassissime, tornate sulle catenelle e poi andate a fare così per tutte le maglie, in modo che verranno queste piccole decorazioni che poi andate come una frangia, va in questo modo. Questo potete deciderlo voi. Io invece andrò semplicemente a fare questa decorazione finale con delle mezze maglie, vado a rifinire tutta questa parte qui. Ho realizzato anche qui un giro a mezze maglie anche sulla parte del vestito e poi andate a applicarlo sotto in modo da chiudere. Ho applicato anche un cerchietto fatto di cartoncino in modo da dare un po' più di consistenza alla base. Ho tagliato a misura di questo cerchio qui e l'ho inserito all'interno qui, e ora vado a cucire maglia per maglia bene tutto intorno, la base di sotto alla base del vestito, e poi diamo bene la forma in modo da farlo venire più riccio così. Poi potete farlo anche, potete fare anche un altro strato tra i due strati dove abbiamo lasciato la maglia in costa, potete fare anche un altro strato allo stesso modo, così verrà ancora più voluminoso. Questo è facoltativo, potete farlo come più vi piace, oppure potete fare anche qui delle maglie alte, fate altri giri di maglie alte solo sulla parte di dietro della coda e così verrà più allungata. Fate magari da una parte e all'altra questa più o meno di questa distanza, andate a fare solo le maglie alte e poi andate a finire a punta diminuendo da un lato e l'altro in modo che venga un po' più strascico. Potete fare in questo modo oppure fare così come ho fatto io, più semplicemente andate a fare questo in questo modo. Vedete, io non ho messo nessun sostegno di filo di ferro, ma ho lasciato soltanto lo stecco, mentre nelle braccia vado a mettere un po' di filo di ferro e lo faccio passare da un lato all'altro del braccio e poi vado ad inserire il braccio che ho realizzato, come vi farò vedere, e poi andiamo a cucire qui alla base della manica che avevamo lasciato così. Andiamo a cucire bene maglia per maglia. Stessa cosa poi andiamo a fare quando andiamo a fare l'altro braccio, vi faccio vedere come l'ho fatto, e poi ho inserito così all'interno. Qui ho messo sul filo di ferro, ho messo un po' di scotch di carta in modo che sia ben più rigido, e poi anche perché eviterà di uscire fuori dalle maglie. Per il braccio ho fatto in questo modo, ho fatto una catenella di 6 maglie che vado a chiudere ad anello, chiudendola nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Vado poi a lavorare 6 maglie basse nelle 6 catenelle. Ho chiuso così
e vado a lavorare 6 maglie basse nelle 6 catenelle. Vado a fare un altro giro di 6 maglie basse. Ora facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie basse. Lavoriamo le 8 maglie basse per altri 3 giri. Ora sostituiamo il filato color carne con il filato nero e andiamo a fare un giro di 8 maglie con questo filato. Ora lavoriamo per altri 14 giri le 8 maglie basse con questo filato. Una diminuzione alla prima maglia saranno 7 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 8 maglie basse. Lavoriamo le 8 maglie per altri 10 giri. Terminati tutti i giri andiamo a fare delle diminuzioni fino a chiudere completamente tutta la parte. Prendiamo ogni maglia e facciamo la diminuzione fino al termine delle maglie. E questo sarà poi il braccio. Possiamo staccare il filo, poi questo filo andremo a chiudere con ago e filo. Andiamo a mettere pochissima ovatta sintetica, ma proprio poco, perché poi dobbiamo andare ad inserire il braccio dentro il filo di ferro con la carta scotch che abbiamo realizzato. Quindi facciamo entrare il nostro braccio all'interno e poi man mano aggiungiamo un pochino di ovatta sintetica all'interno in modo da riempire leggermente il braccio. Fatto questo andiamo ad avvicinare le maglie qui e con ago e filo dobbiamo andare a cucire le 6 maglie del braccio e le 6 maglie della spalla. Per rifinire il décolleté andiamo a fare una catenella di 30 maglie e lavoriamo 30 maglie basse nelle 30 catenelle. Giriamo il lavoro e lavoriamo per altri 2 giri 30 maglie basse su quelle appena lavorate. Io ora vado a sostituire il filato rosso con il filato bianco, ma potete utilizzare anche quello nero o come preferite, perché metterò la stola bianca e quindi vado a utilizzare questo filato per richiamare la stola che poi aggiungerò di piume alla bambola. E vado a fare in questo modo, vado a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta e così come abbiamo fatto la base di sotto dobbiamo fare 4 maglie alte oppure 3 maglie alte nello stesso punto. Poi decidete voi se la volete più vaporosa, andate a fare 4 maglie alte nello stesso punto e poi entriamo nella prossima maglia saltandone una, entriamo nella prossima, andiamo a fare di nuovo 4 maglie alte nello stesso punto come abbiamo fatto la base di sotto. E questo lo vado a fare lungo tutta la lavorazione che abbiamo fatto prima. E ora con ago e filo dobbiamo andare a cucire questo décolleté al corpo. Con ago e filo andiamo a cucire bene tutto intorno, lo cuciamo dalla base di sotto per bene, prendendo la maglia di questa lavorazione con il corpo. Volendo possiamo andare un pochino a stringere questa parte qui centrale sempre con ago e filo e possiamo creare una specie di cuore. Io l'ho messo in questo modo, oppure volendo lo potete fare solo dritto come preferite, magari andate a fare la cucitura dietro e lo fate dritto così come più vi piace, oppure con ago e filo possiamo andare a stringere questa parte centrale, decidete voi, è bello in qualsiasi modo. Per il cappello andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Io vado a farlo rosso, poi potete farlo come più vi piace. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 32 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 34 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse.
Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo un aumento e saranno 66 maglie basse. Ogni 10 maglie facciamo un aumento e saranno 72 maglie basse. Ogni 11 maglie facciamo un aumento e saranno 78 maglie basse. Ogni 12 maglie facciamo un aumento e saranno 84 maglie basse. Ogni 13 maglie facciamo un aumento e saranno 90 maglie basse. Ogni 14 maglie facciamo un aumento e saranno 96 maglie basse. Ogni 15 maglie facciamo un aumento e saranno 102 maglie. Ogni 16 maglie facciamo un aumento e saranno 108 maglie. Ogni 17 maglie facciamo un aumento e saranno 114 maglie. Io vado a fare l'ultimo giro di aumenti, vado a lavorare ogni 18 maglie, faccio un aumento e saranno 120 maglie. Poi se lo volete fare più grande potete anche continuare con la misura e farne altri giri di aumenti. Io mi fermerò qui con questo giro qui, l'ultimo giro sarà di 18 maglie, ogni 18 maglie faccio un aumento e saranno 120 maglie e poi vado a fare un giro a maglie basse, oppure possiamo fare un giro a punto gambero con il filato. Io vado ad utilizzare il filato nero per abbinare, però potete farlo qualsiasi colore. Io vado a sostituire il filo con il filo nero e vado a fare il punto gambero. Vado praticamente all'indietro e vado a fare la mia maglia bassa. Per fare il punto gambero faccio così, entro nella maglia successiva qui e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo entro nella maglia successiva e vado a fare la maglia bassa. Quindi si lavora al contrario, invece di andare davanti si va dalla parte di dietro. Se non lo sapete fare potete fare benissimo soltanto un punto a maglia bassa tutto intorno per rifinire. Terminato il giro possiamo dare un po' la forma al cappello e poi con ago e filo andiamo a bloccare tutti i fili. Volendo al cappello possiamo aggiungere anche qualche piuma, come più ci piace, possiamo aggiungere qualche piuma laterale in modo da farlo ancora più chic. Per cucire bene la base di sotto andiamo a riempire bene questo punto qui del vestito tutto bene all'interno, aggiungiamo il nostro cartoncino tagliato a misura della base e poi aggiungiamo la base. Fermiamo con gli spilli tutto bene intorno e poi andiamo a cucire maglia per maglia. Per cucire la base di sotto al vestito faccio in questo modo, apro così dove ho inserito l'ovatta tra il vestito e la base, prendo la maglia in costa qui e la maglia in costa qui e vado a chiudere così. Maglia per maglia andiamo a cucire tutte e due le parti. E ora con ago e filo color carne andiamo a cucire il braccio alla spalla. Prendiamo sia la maglia del braccio e sia la maglia della spalla e andiamo a cucire bene maglia per maglia tutto intorno. Con ago e filo andiamo a fermare anche la punta delle mani, blocchiamo bene e poi stacchiamo il filo. Poi con ago e filo usciamo verso il centro qui e andiamo verso l'alto qui, diciamo tra il petto, e andiamo a stringere con ago e filo questa parte qui. Tiriamo un pochino e andiamo a creare così il seno. Stringiamo un po' e andiamo a ripassare un po' di volte e poi blocchiamo il filo. Con un po' di filo rosso poi andiamo a creare le labbra, le facciamo belle sporgenti, belle rosse e andiamo a ricamare un po' così. Riempiamo questa zona
poi andiamo a riempire solo la parte laterale da un lato e poi l'altro lato. Con un po' di filato color carne possiamo anche realizzare la base per gli occhi. Questo è facoltativo, lo potete fare oppure no, che poi per il cappello non si vedranno molto. Comunque andiamo in questo modo qui, riempiamo un po' questa zona e poi con un po' di filo nero sottile andiamo a contornare, li facciamo magari chiusi. Volendo potete utilizzare anche degli occhi in plastica, come preferite. Passiamo poi un po' di filo nero intorno alla base che abbiamo creato, così, e poi facciamo le ciglia lateralmente. E poi blocchiamo il filo. E ora possiamo andare a cucire questo pezzo qui, potete metterlo sia alla cucitura davanti che dietro come preferite e andate a cucire maglia per maglia bene tutto intorno dopo averlo fermato con gli spilli. E ora cerchiamo di dare un po' la forma per bene a tutte le parti, andiamo a tirare un pochino il mento fuori così, diamo bene la forma, allunghiamo un po' il collo e poi diamo un po' la forma anche alle gambe. Possiamo passare il nostro uncinetto in questo modo e cerchiamo di dare un po' la forma alle gambe che si intravedono sotto, così. Volendo possiamo fermare anche con un po' di filo la parte e rendere la cosa un po' più realistica sia dalla parte davanti che dalla parte di dietro. Per realizzare la sigaretta francese prendo uno stecchino, uno stizzicadente e vado a riempire la parte. Prima utilizzo il filo bianco, poi vado ad utilizzare un po' di filo nero. Vado intorno e vado a riempire tutta la parte. Fatto questo, con un po' di colla a caldo vado a bloccare la parte. Volendo la punta la possiamo sporcare con un pennarello rosso. Ho applicato delle piume qui lateralmente al cappello, potete andare a cucire con acqua e filo oppure incollarle come preferite, e poi aggiungo una stola al lato del braccio, la potete mettere anche intorno al collo dove più vi piace. Ed eccola terminata. Questa è la mia versione della francesina, della parigina. Ho aggiunto anche la sigaretta qui lateralmente, ho aggiunto la collana di perle, questo è facoltativo, potete farlo oppure no, così come ho fatto gli occhi li potete fare oppure no, e poi aggiungete anche una stola. Io ho utilizzato questa di piume e ho aggiunto le piume anche sul cappello. Questa è la versione terminata, potete andare ad arricchire ancora di più la gonna mettendo anche delle piume sulla gonna, sotto, sul vestito, oppure potete fare altre balze più lunghe, potete fare lo strascico così come ho spiegato, potete naturalmente farla come più vi piace. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. E lavoriamo che ci consoliamo, ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.